Ragazzi, come potevano mancare le scarpette da racing nella rubrica Gadget? Oggi parliamo di Sparco, una casa che produce scarpe e scarpette con modelli dedicati anche al racing reale. Molti scelgono la via delle scarpette da kart di racing o MP o le varie marche che si creano. Io ho deciso di andare invece proprio sulla linea specifica gaming che Sparco ha creato da un po'. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare delle scarpette da sim racing della Sparco, le Hyperdrive, che fanno parte della serie gaming, abbigliamento da gaming di Sparco. Quindi inizierei a parlarvi su quali sono i vantaggi nell'usare una scarpetta racing, una scarpetta dedicata. E naturalmente questo discorso vale per qualsiasi scarpetta voi abbiate scelto, e cioè il poter utilizzare soprattutto il pedale del freno con una forza più consistente. Questo perché ormai da quando ho iniziato a utilizzare pedaliere a un più alto livello rispetto a quelle che utilizzavo prima, perché la forza che applicavo sul pedale tendeva a far usurare la parte sotto di molti calzini. E da lì è nata questa cosa e dico, devo trovare un sistema per risolvere. Ho avuto la fortuna, quando mi è arrivata la pedaliera Angasa di 3D Rap, di ricevere anche questi calzini. Ci sono dei piccoli inserti in plastica che aiutano a essere più resistente alla parte sotto del calzino, in più a farvi anche meno male durante le pressioni quelle più forti. E già da lì ho notato un miglioramento nell'utilizzo del freno. Riuscivo tranquillamente a metterci un pochino più di forza rispetto a quella che mettevo prima, e credo che sia una cosa inconscia, perché anche prima mi sembrava di premere un bel po' sul freno, ma quando ho iniziato ad utilizzare un abbigliamento più tecnico mi sono accorto che con molta più facilità riuscivo a premere di più, ed è stato quello il campanello che mi ha fatto scoppiare l'embolo e decidere di acquistare un paio di scarpette. E lì è iniziata la mia solita ricerca in cui entro nella pazzia più totale. Tra le mie varie scelte, perché so che molti sim racing le usano, c'erano le scarpette quelle da mare da scoglio. Per un momento ero quasi lì per comprare delle scarpette da barefoot, quelle per chi corre a piedi nudi, perché ricercavo sì un qualcosa che mi proteggesse la parte sotto del piede, ma volevo il massimo della sensibilità. E qui entriamo nello specifico, perché molti sim racer, alcuni comprano proprio scarpe dedicate al racing, altri per esempio utilizzano scarpette dedicate ai kart. Questo perché hanno una parte della suola un pochino più fina rispetto alle altre e probabilmente possono essere indicate anche per un uso all'interno di casa. E non vi nego che anche io alla fine ero orientato verso una scarpetta da kart, sempre in casa Sparco però sarei rimasto, perché mi piaceva un po' la linea, e da lì tutte le volte che l'andavo a ricercare andavo a rivedere il modello specifico da gaming. E in realtà ho pensato, forse se prendo un modello specifico non mi farà male. E quindi niente, prese e ordinate. Una delle tante motivazioni è perché prendere un abbigliamento magari dedicato al gaming casalingo ci risolve alcuni tipi di problematiche di abbigliamento che è dedicato al reale, e cioè per esempio anche i tessuti in cui sono costruite. Tutte quelle reali che magari sono più pensati in un uso dentro una casa piuttosto che in un uso esterno. Ma soprattutto in realtà un motivo, però non so se in realtà c'è differenza o meno, era per la parte sotto, perché ho pensato forse per la serie gaming, quindi studiata per l'utilizzo con una pedaliera a casa, la parte sotto sia ancora un pochino più fine per avere una maggior sensibilità sul pedale del freno, perché una delle mie più grandi paure era quella di perdere un pochino di sensibilità sotto il piede, ma in realtà così non è stato. Arriviamo quindi alla descrizione di questa scarpa. È una scarpa totalmente in stoffa traspirante, e quindi sono riuscito anche il periodo estivo ad utilizzarla, con dei rinforzi nella parte frontale e nella parte retro. In realtà ragazzi sembra di pelle, ma non credo che sia di pelle vera, questo perché se lo fosse stato immagino che nella descrizione l'avrebbero scritto, quindi immagino che sia una sorta di ecopelle. Spero di buona qualità, confido in Sparco perché molto spesso l'ecopelle tende nel tempo a spellarsi, questo però si vedrà nel tempo. Io in realtà già è qualche mese che le utilizzo, per quello volevo fare una recensione con il tempo, perché soprattutto sulle scarpe è giusto utilizzarle per un bel po' per capire se possono essere comode o meno, e devo dire che lo sono stato. Io porto un 45 e ho scelto un 45 come numero e calzano perfettamente, quindi credo che vanno di pari passo con quella che è la vostra calzatura normale di tutti i giorni. In alcune parti, come potete vedere, ci sono degli inserti in gomma molto carine. Poi c'è qui dietro sempre la scritta Sparco in gomma fluo,
di notte si illumina, ma non credo che per nostro utilizzo sia particolarmente importante. E nella parte superiore, questa parte qui dove voi andrete a infilare i piedi, è elastica. Poi per quanto riguarda i lacci, sono semplici lacci rotondi, niente di particolare. Diciamo che la particolarità di questa scarpa è il fatto che è totalmente chiusa e quindi va infilata come un calzino. Io naturalmente passerò delle immagini per farvi vedere anche il momento in cui le vado a calzare nella mia goffaggine. Il video che ho fatto è stato uno dei primi video che ho creato per fare questo video e quindi ancora diciamo che era un pochino dura. Adesso a distanza di mesi un pochino le parti, soprattutto la parte dietro, si è un po' ammorbidita, rimanendo in realtà ancora sempre abbastanza rigida. E perché dico questo? Perché nell'infilarle ci vuole un pochino di forza. Io in realtà quando le avevo viste e scelte non avevo pensato che il fatto che fosse totalmente chiusa in questa parte, soprattutto col mio bel fettone, che in realtà per infilarla bene avrei avuto qualche difficoltà, ed effettivamente tutte le volte devo spingere un bel po', ma immagino che Sparco abbia creato questo anelletto qui proprio per questo motivo. In realtà è molto rigido e quindi tutte le volte infilando il dito qui dentro e tirando riesco a quel punto a calzarla in modo corretto. Me la allaccio e inizio a giocare. Ragazzi, non vi nego che anche a livello estetico mi piacciono, per questo ho scelto anche questo modello. Anche nella parte sotto è tutto molto carino, in realtà molto racing, vi dà molto il senso di racing, e noi appassionati di sim racing siamo un po' feticisti su queste cose qua, ma devo dire che è una bella scarpetta, ma continuo ad utilizzarle perché in realtà ho trovato dei benefici nell'uso quotidiano dei miei giochi preferiti. Questo perché subito dal primo giorno che l'ho utilizzate sono riuscito a alzare di un pelino quello che è la forza massima che utilizzo sul freno. E questo vedrete, ma perché c'è questa mania di alzare la forza sul freno? Ragazzi, perché, e lo dico e tento di dirlo ultimamente in tutte le recensioni anche delle pedaliere, più forza si utilizza in modo naturalmente naturale, perché non dovete andare lì a fare gli squat o la pressa come fate in palestra, deve essere uno sforzo naturalmente che riuscite a mantenere per un lungo periodo, però più forza mettete, più segnale avrete, più sensibilità avrete. Ragazzi, è molto semplice la cosa, meno forza utilizzate e meno segnale avrete. E questo cerco di spiegarvelo in maniera semplice con una cella da 100 kg. Se voi la utilizzate al 90%, 90 kg, contando che una pedaliera con una cella da 90 kg non starete premendo 90 kg per utilizzare i 90 kg di quella cella, starete utilizzando il 90% del segnale, che poi non è così perché comunque c'è sempre una parte iniziale che viene presa dal precarico. Comunque, per agevolarvi i conti ve la faccio semplice, il 90% del segnale, e quindi avrete un grande range in cui potete gestire la vostra forza. Naturalmente, se gestirete quello stesso pedale con 20 kg, come mi capita molto spesso con varie tipologie di pedaliere sentire le persone utilizzano i freni, ma come pretendete di avere sensibilità in un range così piccolo? Perché non è neanche un range del 20%, perché se una prima parte già è presa dal precarico, vi rendete conto in quanto poco spazio di forza voi dovete avere la sensibilità per avere la frenata piccola, media e la frenata quella più forte? Io credo che sia molto complicato in quella maniera là, quindi poterla utilizzare in maniera più sostanziosa aiuterà non di poco ad aumentare la vostra sensibilità, cosa che io invece pensavo il contrario, perché avevo paura di perdere sensibilità al piede, e invece ragazzi non se ne perde niente, soprattutto se si utilizzano scarpette dedicate come possono essere queste o magari una scarpetta da karting, ma sono sicuro che anche le scarpette da barefoot sarebbero andate bene. Quindi ragazzi, consiglio a tutti sia la scarpetta della Sparco, ma comprate la scarpetta che più vi piace. Per quanto riguarda i difetti di questa scarpa, ragazzi, gli unici difetti che ho trovato è un pochino nell'infilarla tutte le volte, anche se nel tempo è migliorato, e anche a livello di rifiniture devo dire che è fatta molto bene. Nel tempo non si è rovinata in nessun modo, né nella parte sotto, ma ragazzi la utilizziamo a casa, non ci camminiamo, quindi reputo anche normale questa cosa, e anche nella parte delle giunture ancora sembra tutto perfetto, non ci sono danni alcuno in nessuna parte più sensibile della scarpa. Quindi per me al momento è promossa, ma vi dico subito saranno 3 mesi che le sto utilizzando, quindi ancora reggono molto bene. Ho paura sempre per il gancetto, visto che è quello che fa più sforzo di tutte le volte che me la devo infilare, ma al momento
Tutto bene, ragazzi, per il momento è tutto. Vi ricordo MDS SimParts, andatevela a visitare su Facebook, mettete un bel mi piace per supportare la pagina e ragazzi, supportate anche il mio canale, iscrivetevi e mettete un bel mi piace. Ciao a tutti!